Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le energie disponibili per la sua vittoria personale nei prossimi 15 giorni. Abbiamo la carta del matto. Di solito quando c'è il matto si parla di nuovi inizi, nuove avventure, nuove conoscenze, nuove partenze, direi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e in più trovate anche i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un fante di bastoni, un 3 di coppe, imperatrice, il sole, un 5 di coppe, giudizio e cavaliere di bastoni. Si inizia con un fante di bastoni e si termina con un cavaliere di bastoni. Allora, potrebbe esserci qualche conoscenza vicino a voi con questo fante di bastoni. Per qualcuno è già una conoscenza che è stata fatta, potrebbe essere una nuova conoscenza, considerato la carta del matto. Diciamo che comunque c'è questa energia abbastanza entusiasta con la carta del fante di bastoni. Andiamo a vederlo. Allora, abbiamo un fante di spade e un 7 di pentacoli. Sì, sento come una sorta di irruenza, ragazzi. Vi dico, c'è come questo entusiasmo, questa voglia di andare, di fare. Potrebbe essere una persona entusiasta, potrebbe essere come un momento dove è necessario partire. Il fante di spade è una di quelle energie che raccoglie dati. È come se ci fosse questo, ok, ho tutto nelle mie mani, adesso si può partire. Se fosse la relazione, la conoscenza, diciamo così, è come se fosse stata studiata a sufficienza. Sapete, no? Quando c'è il periodo di conoscenza, vediamo come se la cava, vediamo quali sono i suoi valori, vediamo c'è qualcuno che litiga apposta, proprio per vedere come litiga l'altro. Sapete, no? Che si dice che se volete conoscere veramente una persona ci dovete litigare, non tanto per poi far pace, ma per vedere come litiga, perché se è una persona che invece che litigare si confronta, è una cosa. Potrebbe litigare semplicemente passare la palla e dirvi è colpa tua e allora anche lì capite tante cose, insomma. Va bene, andiamo al 3 di coppe. 8 di bastoni e 9 di spade. Allora, qui si può trattare di un momento conviviale che vivrete o per conto vostro o con quest'altra persona o direttamente con un gruppo di amici, considerato il 3 di coppe. Ma per qualcuno potrebbe anche trattarsi del fatto che arriverà una comunicazione che insomma con questo 9 di spade devo dire potrebbe farvi preoccupare. Per qualcuno la comunicazione potrebbe essere c'è un'altra persona. Difatti io qua vedo comunque due fanti. Andiamo a vedere l'imperatrice.
5 di bastoni. Sono tante, va bene. 5 di bastoni, re di bastoni, 9 di bastoni, 8 di spade, mondo e re di pentacoli. Se per caso aveste qualche progetto in atto, qualche cosa che si deve muovere, qualche tipo di collaborazione che state portando avanti, che avreste voglia di veder crescere, che state gestendo, perché anche qui avete l'otto di spade. Io credo che possa essere inerente a una questione pratica, piuttosto che una collaborazione, come vi dicevo prima, o la scelta di due partner. Andiamo a vedere il sole, perché il sole effettivamente, se qui avevate 9 e 8 di spade, con il sole è come se arrivasse una certa chiarezza mentale. Abbiamo la torre. È come se si rompessero certi schemi di comportamento. Wow, un'altra volta al matto. Ragazzi, qui nel prossimo periodo, quindi 15-20 giorni più o meno, credo che arrivi come una chiusura, un taglio di qualche cosa di vecchio per dare il passo a una nuova avventura, una nuova amicizia, una nuova passione. Sento come se brillasse il vostro bambino interiore, perché sono proprio due carte che mi parlano di espressione personale, di qualcuno che va per la propria strada. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Asso di bastoni. 3 di bastoni e 9 di coppe. Potrebbe essere che il modo in cui effettuiate questo taglio, questo cambio, non sia molto dolce. Questo potrebbe effettivamente causare qualche senso di colpa, qualche rammarico, dell'insoddisfazione, perché comunque la torre quando arriva, arriva e pesta duro. Andiamo a vedere il giudizio. Ah, ragazzi, ma avete torre, giudizio e matto. Per qualcuno qua si può trattare proprio di un momento dove ci si risveglia da una sorta di torpore mentale. E difatti poi abbiamo il giudizio, che è la carta del risveglio spirituale, di qualcuno che riesce a vedere le cose da una prospettiva molto più ampia. Cavaliere di Pentacoli e 2 di bastoni. Andiamo a vedere anche il Cavaliere di Bastoni. 2 di spade e 7 di coppe. Guardate ragazzi, secondo me sarà un buon periodo per trovare quello che vi rasserena, quello che vi fa gioire, quello che vi riempie, quello che vi nutre. Ora, qui ovviamente siete in tanti, le situazioni possono essere varie a livello di questa lettura, voi prendete la realtà che vi risuona di più, però è come se o si parte da una scelta, mm, perché volete espandervi, come se ci fosse questa energia, questa... è come se l'ambiente esterno vi spingesse, mentre voi siete un po' troppo quieti, un po' troppo statici, un po' troppo, come vi spiego, c'è la voglia di andare, ma è la mente che vi ferma qui. Vi dirò, potrebbe anche arrivare con questo 8 di bastoni una comunicazione da parte di un amico, essere voi a fare una comunicazione ad un amico, ad un gruppo, ad un familiare. Potrebbero anche esserci delle questioni da dover gestire, però ragazzi, guardate che con queste carte avete proprio un cambio
a 360 gradi, eh. Sento che inizia qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più prospero, qualche cosa che possa veramente essere in allineamento con la vostra essenza. È come se vi toglieste tutti questi strati di pensieri negativi e finalmente si vedesse l'essenza. Ripeto, anzi, datemi una carta per questa torre. 4 di bastoni. Probabilmente c'è qualche tipo di solidità o stabilità che cambierà. Vi dico, magari è il modo in cui affronterete questo passaggio che potrebbe per qualcuno essere un po' più dolce, ma perché qua vedo questo 5 di coppe che è una carta un po' di tristezza, come se dopo aver fatto questo passaggio, dopo aver fatto questa scelta, se vogliamo anche per qualcuno, ci fosse una sorta di vuoto, mi viene da dire. E di lì un po' di inerzia, ma non vi viene male perché avete la carta del giudizio, quindi è come prendervi il tempo effettivamente di vedere il futuro, vedere dove puntate, dove puntare il dito. Qui abbiamo anche un 2 di spade, vedete che in questo mazzo è raffigurato come una fanciulla che cerca di far centro con gli occhi bendati. Quindi prima è necessario vederci chiaro per poi muoversi in una direzione specifica. Vi dico, qui avete anche un 7 di coppe, potrebbero essere diverse le idee che entrano una volta che inizierete questo nuovo percorso, potrebbero aprirsi nuovi orizzonti, ma giustamente anche perché avete la carta del giudizio che è quello che permette di vedere più in là. Vi dico, potrebbero arrivare delle telefonate per delle collaborazioni, per delle comunicazioni, anche solo semplicemente. Sì, ho come l'idea che si apra un nuovo panorama, ragazzi, davanti a voi. Le carte vi invitano a fare le cose in modo pulito non tanto nei confronti degli altri, ma nei confronti di voi stessi. Cioè, siate fedeli a voi stessi, fidatevi delle vostre capacità, fidatevi delle vostre percezioni e restate fedeli a quello che sentite che la vostra anima vuole o quello di cui sentite che la vostra anima ha bisogno. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, amici del Capricorno. Vediamo cosa vi posso dire di più, o meglio, cosa vi vogliono dire di più. Wow, carta numero 4, potere superiore. E in questo caso fa vedere che c'è una chiave nel sest'occhio e un fascio di luce, non so se si vede bene, è un fascio di luce che esce o entra in questo chakra. Io ho come la sensazione che richiami un pochettino, anzi forse è anche un po' simile l'immagine, vedete che qua ci sono come delle ali anche qui, bellissimo. Ehm, la connessione con il divino e con il vostro sé superiore e qui arriviamo al sole, la vostra vera e naturale essenza. Io credo che qui qualcuno abbia il potere in questo periodo proprio di connettersi col bambino interiore per poter scoprire qual è la giusta strada per sé, qual è la giusta strada per questo lavoro, per questa relazione, insomma, cos'è affine a voi. E poi abbiamo la carta numero 22, Benedetti, che è una carta bellissima e che vi ricorda che siete benedetti. In qualsiasi momento della vita c'è sempre un angelo, se vogliamo, che veglia su di noi, abbiamo lo spirito guida noi, anche più di uno alle volte, e che come siamo benedetti noi, anche noi possiamo benedire gli altri. E qui mi viene sempre in mente quando in passato, per chiedere in matrimonio la fanciulla, ci si recava dal padre a chiedere la benedizione, dal padre della fanciulla. E quindi sì, ragazzi. Ok, andiamo a vedere una fatina. Allora, moderazione. La prima fata vi invita a essere moderati con qualche tipo di
cibo o sostanza che state introducendo e vi dice, anche se sapete che quella cosa lì non vi fa completamente bene, se anche ne mangiate un pezzettino piccolo non succede niente e quindi vi invita a moderarvi. Poi abbiamo i segni della natura. Sii ricettivo, che carino, sii ricettivo ai messaggi sottotitolati che la natura ti vuol mostrare oggi. La natura ti parla continuamente, abbiamo solo bisogno di aprire il cuore e la mente. E qui la mente è un pochettino affaticata, ragazzi. E poi abbiamo protezione. Avevate, guardate, avete anche un 9 di bastoni. Le fate della protezione vi stanno, diciamo, come posso dire, invitando a creare come un anello magico di amore e luce. Pratica anche la protezione psichica prima di imbarcarti in qualsiasi lavoro spirituale. Sapete che la protezione è uno dei metodi più facili, se non siete di quelli che vogliono fare le meditazioni, se insomma, è con i quarzi, con l'ossidiana nera, è il quarzo migliore per praticare la protezione, ragazzi. Ok, andiamo a vedere ancora Blue Flame. Ok, questa carta vi dice di collegarvi, guardate, lo sento tantissimo qui con il sole e i due matti, alla fiamma blu, che è la luce del puro amore dentro di voi. Prima è uscita Blue Star, adesso Blue Flame. Questo blu è il colore con cui si vede l'anima, cioè si dice che l'anima abbia questo colore blu acceso, come se fosse la fiamma del gas. Sapete il fornello, no? Quando diventa quel blu. E quella è la luce del puro amore dentro di voi. È un po' come riconnettetevi con la parte più interna, più veritiera, più genuina di voi. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione, fatemelo sapere comunque nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. La stessa cosa la potete fare anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente le credenze limitanti lì non sono trattate in modo così specifico come nelle sessioni individuali, però sono già un ottimo spunto per darvi del materiale per far crack alla testa. Sono 4 playlist, ragazzi, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché ci sono dei concetti che vanno visti prima di altri, però se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questi ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!